questa quantità di roba nell'acqua, quindi sono arrivato al paradosso in cui prima la mia preoccupazione era metto abbastanza piante perché mi mangiano i nutrienti, poi a un certo punto è diventato ok, devo cominciare a aggiungere i nutrienti per far crescere bene le piante, e quindi ecco che mi sono molto appassionato nel dire più piante metto meglio è, meno pesci metto meglio è, poi vi dirò, arriverò al paradosso a questo punto perché devo mettere più pesci e va bene. Ma non solo, inizio a guardare queste piante, inizio a scoprire la fisiologia delle piante, che è diversa, soprattutto se si parla di piante che sono in acquario. Non solo, scopro delle cose. Io credo di averla scoperta così, però non sono sicuro di questa cosa. A un certo punto c'è una pianta che mi piaceva veramente molto. Iniziavo ad avere anche confidenza con il fatto. Molte specie hanno nel nome delle caratteristiche. Homo sapiens, no, un esempio perfetto, ma potrei farvi tantissimi esempi. Drosophila melanogaster, no? È uno degli animali più conosciuti, il moscio della frutta. L'animale che forse abbiamo studiato di più in assoluto. Si chiama così perché Drosophila, amante della rugiada, o comunque amica della rugiada, melanogaster, perché ha l'addome, la pancia nera. Bello! Quando ho scoperto questa roba ho detto, va bene, adesso le imparo tutte le piante. A un certo punto trovo lei. Rotala rotundifolia. No, non me la fai questa, scusa. Mi stai prendendo in giro. Indago perché la rotala rotundifolia si chiama rotala rotundifolia. È una menzogna, cioè, qua o c'è una persona impazzita o c'è un mistero, c'è un mistero. Il mistero era questo. Questa è la versione sotto l'acqua. In che senso? Io avevo una pianta d'acquario e avevo una versione sotto l'acqua, certo. Ma poi, in realtà, si trova normalmente così. No, questa cosa mi è stata una rivoluzione. Perché? Perché ho capito che intanto molto di quello che io pensavo fosse vero era una menzogna. Questo probabilmente è stato il mio primo incontro con le fake news, no? Con i complotti, cioè questo è un complotto, perché è un complotto? Perché in realtà gli allevatori di piante, le piante le tengono così, nelle serre le piante le tengono così, dopo un po' le fanno adattare all'ambiente acquatico e quindi noi ce le portiamo in acquario. E perché questa cosa? Per tantissimi motivi diversi. Innanzitutto perché ho capito che le piante possono avere all'interno dello stesso individuo diversi, si dice, fenotipi possibili. Guardate, questa cosa con gli animali è ben evidente che con le piante. Io prima di arrivare all'università c'è l'idea di fenotipi, ce l'avevo in testa. Lo stesso individuo in condizioni diverse può sviluppare strutture diverse, morfologie diverse, fisiologie diverse. È magia, Non solo. Hanno adattamenti diversi, di solito queste sono specie che si trovano sui bordi dei fiumi, che in fasi diverse della loro vita, in base agli allagamenti, possono tranquillamente crescere o sopportare certe condizioni. Però la condizione è che per moltissime queste specie stanno meglio fuori dall'acqua. Perché stanno meglio? E anche qui ci sono vari motivi. Ho dovuto immaginare i modelli, ho dovuto immaginare non solo pensare all'ossigeno di cui dicevo prima, ma al gas CO2, per esempio. La CO2, che è un gas che conosciamo tutti quanti, e ovviamente per ovvi motivi, è il gas che noi respiriamo, certo, ma io nell'acquario devo immaginare che entri nel mio acquario. E anche qui devo immaginare il modello prima, la superficie dell'acqua, la CO2 che entra, poi l'energia nella maggior parte dei casi, invece l'acido carbonico. Però questo processo è lento, E invece la rotula di foglia fuori dall'acqua, no, per lei è molto più veloce questo processo, perché qui lo scambio di CO2 è molto più veloce. Il fattore limitante qui è la superficie della pianta, nell'acquario era la superficie dell'acquario. Questa roba qui è bellissima, inizio a prendere confidenza con il concetto di superficie-volume, che è un concetto importantissimo della biologia, per cui in base agli oggetti tu puoi avere delle caratteristiche diverse anche solo per le dimensioni. Quindi ecco che banalmente un acquario più grande ci mette molto di più a raffreddarsi di un acquario più piccolo. Non solo perché non di per sé perché è più grande, ma perché ha meno superficie in rapporto con noi.
Così ecco che questo spiega perché le persone grosse tipicamente sono meno freddolose delle persone piccole. Tutto quello qua, va bene, a questo punto mi parte la passione per l'allevamento di piante in emerso, perché queste sono questa è mia, ok? Perché mi prendo dei terrari, però solo per le piante in emerso, mentre l'acqua in emerso sono pazzo, ok, me ne rendo conto. Questa è la pianta che io amo, la Proserpina palustris, anche qua lo dice il nome, Proserpina palustris, va bene? Guardate qui il fenotipo, questa è come la si trova normalmente in quella dell'acqua, questa è come la si trova di solito nell'acqua. E io mi emoziono. Queste piante inizio a concepire questa idea di fenotipo, ma non solo, l'acquario ti permette di fare un'altra cosa che tipicamente non fai mai, e cioè pensare ad altro che non sono le piante. Aggiungo una cosa, aggiungo il cosa. La Proserpina ti fa pensare a un'altra cosa. Ci sono tanti diversi tipi di piante, ma le piante a fiore sono lì, non è vero, sono tra le uniche a essere così varie, così adattabili. Non è così facile trovare delle piante che siano conifere o fenici che vivono in acqua. Ci sono delle fenici, alcune sono soprattutto. Ci sono delle fenici, ma sono rare, sostanzialmente, ok? E anche quindi sono considerazioni che dopo un po' inizia a fare, guarda che roba però, di tutta la biodiversità che io sto iniziando a studiare superiori, soltanto alcuna è riuscita a conquistare l'acqua. Iniziano ad esserci le prime idee legate all'evoluzione, ma soprattutto inizio a capire che non ci sono solo le piante come roba verde, c'è un mondo gigantesco. Questa è un'alga che vede molto bene. Questa è una pianta, questa è un'alga filamentosa. Roba che studia a scuola, superiore, no? Le piante, le alghe, sono due robe diverse. Per me era molto evidente. Era ovvio, le piante sono belle, le alghe sono brutte, io non le voglio nel mio acquario. Poi ho cambiato idea, mi sono appassionato appunto anche di alghe. Però anche qui, che bello capire, vedere così le differenze. Non solo che sai che non fa qua, spesso le piante e le alghe sono in competizione. E quindi devi anche riuscire a gestire i movimenti, la luce, in modo da magari far preferire le piante alle alghe. Ma anche qui, alghe vuol dire tutto e niente. Inizia a prendere confidenza con la biodiversità reale. E anche qua, quanta biodiversità diversa di rami grandi dell'albero della vita puoi trovare nel tuo acquario. Hai le piante, vabbè, pure non ci sono pesci, hai le piante, hai le alghe flamentose, ma ogni tanto trovi così. Magari non nel tuo acquario, perché generalmente succede, però magari lasci l'acqua dei campi fuori alla luce del sole e succede questa roba qua. E tu inizi a dire, ma che figata è questa roba qui? Che cos'è? È bellissimo. Io vorrei avere un acquario sempre così a casa. Con le daffie. No, non con le daffie, perché sono le daffie, no, tutto così. Perché cosa c'è qui dentro? Qui ci sono delle alghe unicellari. E anche qua l'incontro con gli organismi unicellari, ovviamente diciamo più vicino alle piante, con i cloroplasti, che sono, e anche qua bisogna avere un certo grado di immaginazione, sono dei organismi eucarioti come noi, ma unicellari, che si propagano, che si moltiplicano all'interno della vasca. Una roba qui è bellissima. Poi, se le vuoi combattere, devi anche studiarti come crescono, il concetto di crescita esponenziale, che è un evento in realtà raro in natura, ma possibile, in certi casi è possibile. E quindi inizia a capire come sono fatti, cosa vogliono, cosa non vogliono, abbassi la luce. Quanto vorrebbero fare così? Va bene. So che sono brutti, lo so. Io avevo un cranio che si chiamava Affari Brutti. Poi inizia a venire fuori roba ancora più bella. I cianobatteri. I cianobatteri sono bellissimi. Ne stanno crescendo un po' in ore nel quale ultimamente queste sono mattine di lumache. Vedo no, dannazione. I cianobatteri sono bellissimi. Quando inizi a capire che cosa sono i cianobatteri, dici wow, ma come? Allora intanto vedete quante convergenze evolutive ci sono. Cioè tu hai tanta roba che fa la fotosintesi, che è verde, ma appartiene a tanti rami della vita diversi. Poi in realtà c'è il trick, nel senso che in realtà le piante e molte alghe
miliardi di anni fa e individuati 100 batteri. Va bene, ma questa è un'altra storia. E inizi però a vedere tutta la diversità biologica, inizi a vedere che ci sono dei batteri che fanno la fotosintesi, beh, che figata. Batteri che però hanno anche un ruolo fondamentale all'interno del ciclo dell'azoto. Non solo poi a ben vedere tecnicamente, informato di miliardi di anni fa, è stata l'esplosione di cianobatteri a rendere abitabile agli eucarioti la Terra. Perché loro sono esplosi, hanno prodotto enormi quantità di ossigeno, questo ha ossidato sostanzialmente tutto il mondo e ha permesso di avere percentuali di ossigeno nell'ordine prima del 5%, poi ai livelli che abbiamo adesso, no? Sono arrivati, siamo arrivati anche ben oltre quelli calato, ed è stato grazie a loro la Terra abitabile. Certo, poi loro hanno fatto uno straccio in quel momento, perché tutto quell'ossigeno era tossico. Quello però è quello che ho imparato dalle superiori, cioè che l'ossigeno era veramente cattivo, ok, quello l'ho imparato solo. Va bene, perfetto. In un certo senso arrivo all'università e già avevo degli elementi per capire, o comunque per aggrapparmi concettualmente a un sacco di cose diverse. E inizio adesso a fare questa secondo me ChatGPT, io che studio filosofia vegetale, gli ho detto timidamente, che così sembro più giovane, e mi ricordo che io, a parte gli scherzi, quando mi sono messo a studiare queste cose, ed ero all'università, molti nomi, molte idee, quello va. E ovviamente poi cosa di analogho vale anche per la biodiversità animale, perché certo non avevo i gufi, ma poi a un certo punto ve l'ho detto, io mi sono ossessionato con l'idea della riproduzione. Bellissimo, cioè prendere, no, moltiplicare i pesci, è un'ossessione antica in un certo senso, ok? La mia idea è di moltiplicare i pesci, è una roba bellissima, allora vado prima con i gruppi e poi inizio a dire, va bene, ma proviamo pesci più complessi, e allora ecco che vado con gli Acistus, guardate che belli, questa specie, questa è una foto sbagliata, che ha un'etologia particolare, e allora devo iniziare a pensare anche cosa vogliono i pesci nella loro vita. Per esempio, questa è una specie che si pone l'uovo all'interno di cavità. I genitori passano il tempo a ventilare le uova per evitare che queste si danneggino, quindi ecco, sono semplici culture parentali. I guppi se li mangiavano i piccoli, se li trovano davanti, per capirci. Devo capire anche che questi sono pesci più notturni, con delle caratteristiche, sono pesci, si diceva, questi sono più vicivori, e allora ecco mi metto a scongelare le zucchine, e poi inizio a esplorare la biodiversità dei pesci. Quindi ecco che mi faccio il primo acquario con i ciclidi, abbiamo un massimo esperto di ciclidi, e con i ciclidi del lago Malawi, i più, diciamo, ciclidi del lago Malawi, questo lago pazzesco, e allora ecco che mi metto a studiare il lago Malawi, il lago Tanganyika. Non so se avete presente la storia del lago Malawi e il lago Tanganyika, è una roba pazzesca, ci sono questi laghi, che adesso sono praticamente dei mari, poi sono grandi, che si sono aperti recentemente, nel senso in qualche nell'ultima manciata di milioni di anni per l'apertura della Rift Valley. Sono zone in cui all'interno dell'Africa sono creati questi laghi e sono stati colonizzati da questi ciclidi. I ciclidi sono questi animali con un'enorme plasticità fenotipica, comportamentale e genetica, per cui ecco che evolvono molto in fretta. Qualcuno qua mi dirà non è vero, in un certo senso è vero, cioè la velocità con cui loro tendono a specciare, cioè a formare specie diverse, è molto rapida. In qualche centinaia di anni si formano specie diverse, senza problemi. Nel giro di qualche milione di anni, nel lago Malawi e nel lago Tanganyika ci sono centinaia di specie. E anche qui inizio a avere confidenza con l'idea di evoluzione, ma soprattutto con alcune idee nuove dell'evoluzione. Per esempio, l'idea dell'evoluzione possono andare a velocità diverse. Pensateci un secondo. Ci avete mai pensato? Noi c'è stato un lungo dibattito in realtà nel Novecento su questa roba qui. C'era chi diceva, no, guardate, l'evoluzione, come diceva Darwin, è necessariamente sempre lenta e inesorabile. E c'è chi diceva, non è vero, ci sono condizioni specifiche in cui succede qualcosa, emerge una nuova caratteristica, come alcune caratteristiche della mascella, si apre un'intera nicchia ecologica nuova,
come per esempio l'apertura di grandi laghi all'interno dell'Africa, ed ecco che in quei casi in pochi milioni di anni sono delle esplosioni gigantesche. Ecco, sono vere entrambe le cose, nel senso che in meglio l'evoluzione è un procedimento, ma ci sono condizioni in cui questa cosa può esplodere e andare molto velocemente. Posso essere già anche quello che ho successo in spedizione. L'esempio dei cicli è abbastanza emblematico, soprattutto nei laghi Malawi, il capo e gli altri, Vittoria. Va bene. Qua sono concetti di evoluzione importanti che entrano e sono belli da approfondire prima magari di arrivare a studiare biologia evoluzionistica all'università. Va bene, a un certo punto lo faccio breve perché poi devo passare la parola. Mi appassiona di altre specie di pesci. Io ho i cosiddetti killifish nel cuore, questa è una specie che ho amato nel profondo, dove ho fatto soggetti. Poi qui si arriva a un certo livello di perversione perché anche chi ha passato di questi pesci non solo prende la specie ma prende anche l'uomo che sono stati presi, esistono quelle varietà diverse che sono corrispondenti alle zone, quindi questo è il Niger Delta, scusate. E per arrivare a questi pesci qui, ecco che inizio a fare acquari prodotti, nel senso, inizio a dire, ok, io devo pensare soltanto a un animale, alla specie, il mio unico obiettivo è riprodurlo e nei casi di killifish questa cosa è emblematica perché sono pesci, in realtà sono appartenenti a altre famiglie, la più importante è il Notobranchidae e sono pesci che hanno in moltissime specie la caratteristica di vivere quasi solo per riprodursi. In realtà a ben vedere questa roba si rivela per tutte le specie, ma nel caso dei killifish questa cosa è emblematica perché moltissime specie sono specie annuali, come le piante, che vivono in pozze che tendono a prosciugarsi. Anzi, mi sembra che il mio intervento dopo di questo sarà proprio sul Notobranchius, giusto? Nel pomeriggio, sì. Nel pomeriggio, scusate. Notobranchius, che sono queste specie africane tipicamente, che hanno questa caratteristica, vivono in pozze che si prosciugano in qualche mese. E quindi ecco che le uova riescono a perdurare all'interno del terreno qualche mese, e qua ci viene tutto il tema di come è possibile questa roba. Come fanno delle uova a rimanere bloccate lì come se fossero dei semi e poi ecco che ripartono. Ci sono questi pesci che hanno soltanto un obiettivo nella vita: crescere dannatamente veloce e riprodursi. Notobranchius forzeri, che è uno dei più famosi in alcuni casi, in tre mesi ha un intero ciclo di vita, poi muore e alle uova va via a pausa per 3 mesi. A questo punto inizia a fare questi acquari che non hanno un senso, brutti sicuramente, perché comunque l'acqua torbida a me andava benissimo, in realtà anzi era ottimo per i pesci per quanto mi riguardava, pieni di alghe, perché in molti casi i pesci che avevo questi non sono quelli che sono nella sauna, va bene, in molti casi mi andava bene che i pesci si riproducessero in passe, in mezzo alle alghe, e quindi inizia a fare questi acquari di cui però ero molto fiero perché raggiungere un risultato è avere appunto abbastanza piante per la riproduzione di pesce per far stare bene i pesci e soprattutto acquari senza filtro, al tempo erano stessi, nel senso che non normale, ma acquari senza filtro, perché io volevo a tutti i costi avere gli invertebrati dentro le vasche, volevo avere il cibo vivo per i miei pesci e soprattutto che se buttavo il cibo vivo per i miei pesci questo non finisse assorbito nel filtro. In alcuni casi ne buttavo talmente tanto che magari il cibo vivo rimaneva anche una settimana dentro nei pesci, e tra questi chiaramente c'era la Daphnia, l'animale guida, che è questo animale che io amo ancora. Io ho degli acquari nel mio studio, non ho i pesci perché ho le Daphnie, e sono questi animali che io a un certo punto avevo da bambino, per le mani dietro, mi ero messo un po' a analizzare quali erano i cibi migliori da dargli per farle crescere più velocemente. Quindi provavo con il latte, provavo con il lievito, provavo con le alghe per vedere cosa funzionava meglio. Questo crostaceo, che facevo esplodere come preparazione per poi darle a noi pesci. Ora questa cosa qui per qualcuno di voi è che beve fino in natura è normale, cioè nel senso i pesci mangiano crostacei, è stata una grande passione e anche qua mi sono messo a studiare perché l'università dei crostacei è un gruppo che di solito non
Eppure se voi guardate la biodiversità di crostacei trovate tutto. Possono fare l'api, l'acquario, puoi trovare anche i copettoli, bellissimi, sono una femmina, quando vuoi. Bellissimi, sono veramente pazzeschi. Non solo, ecco che mi sono messo a dire, va bene, ma quali altri cibi posso avere? E allora mi sono messo ad allevare i micro-worms, i microvermi. Sembra un pazzo, lo sembra. E anche qui, che cosa sono i microvermi? Sono nematodi. Cosa sono i nematodi? I nematodi di solito si conoscono per due motivi. O perché uno è malato, una malattia gravissima, o perché ha le piante malate, sostanzialmente, perché sono patogeni. Però anche qua, ormai questa cosa l'avevo capita con i batteri. Non è che se un gruppo è patogeno, tutte le specie sono patogene. Ci saranno un'enorme biodiversità in ogni gruppo in cui si può trovare un po' di tutto. Specie che si possono utilizzare, specie che sono totalmente neutre per le mie intenzioni, specie che possono danneggiarmi. Ecco, il caso di loro era bellissimo. Io prendevo questi vermetti, nematodi piccoli, ma che non riuscivo a vedere, li davo da mangiare. Io ho capito che la farina di castagna era la roba migliore per loro, scaduta. Loro crescevano e li davo da mangiare ai piccolini dei pesci, perché erano questo. E anche qua ho iniziato a accettare che la biodiversità degli animali era molto più ampia di che pensassi. Non c'erano soltanto i vertebrati o gli artropodi, quindi insetti crostacei, c'era molto altro. I nematodi in realtà sono uno dei gruppi più importanti in assoluto, perché hanno un ruolo importantissimo di degradare tutto all'interno delle diverse ecosistemi. Non solo dell'acquario, hai la fortuna di incontrare tanti altri film, tanto plurale fila, di organismi viventi, cosa che nel terrario con un animale, con un pappagallo, col pappagallo hai un pappagallo, certo, magari qualche insettino te lo puoi trovare tra le gambe del pappagallo, certo, se ha dei parassiti puoi magari, ho capito, però dove le trovo le granarie? Dove le trovo ovviamente i molluschi che posso trovarmi dentro? Non solo, posso avere anche degli anelli nel mio acquario e così via. Dopodiché, certo, se uno ha un acquario marino può avere ancora più ampia biodiversità, poi non mi sembra molto soldi per un acquario marino, quindi mi accontentavo dell'acqua dolce. Non solo, dovendo poi anche scoprire che esistono animali che non vedi. Nel tuo acquario possono esserci animali che non vedi. Certo, ci vuole il microscopio, però in realtà anche se non li vedi, sono condizioni in cui tu puoi coltivarli, puoi darli da mangiare ai piccoli dei tuoi pesci. E quindi ecco che inizia a comprendere che esiste della roba come rotiferi, che se non la zoologia non studierai neanche in vita mia, eppure io già pensavo ai rotiferi da adolescente, perché era fatta la differenza da e quindi ecco che già soltanto con gli acquari io ho iniziato a prendere confidenza con una fetta gigantesca della biodiversità animale. Questi sono una fetta, sono quasi tutti, poi sono quasi tutti fila animali, e comprendere che la biodiversità animale è così ampia e così varia è una figata. Ecco, tante di queste cose stavano nei miei acquari. Alcuni non li vedevo, tipo tardigati, io non ho mai visto un tardigrado, ma sono sicuro che ci può entrare nel mio acquario questa tardigradi. E così via. Anche qui, nella mia testa, questo era un ottimo grip, si chiama come per la strada, dello studio. Arrivo all'università, ecco, ovviamente a studiare zoologia, degli invertebrati, questo era quel libro, e io l'avevo giocato gli animali che conoscevo già. O dei gruppi almeno, poi ovviamente lo studio universitario è un'altra roba, però ecco, mi raccomando, se c'è una cosa che mi serve la divulgazione per quanto mi riguarda, o lo studio magari disinteressato su questo appunto degli affari, è che intanto ti dà degli elementi, no? Il concetto di comprensione del mondo, di memorizzazione del mondo, è qualcosa di molto complesso, molto difficile come avviene, però sappiamo che funziona spesso anche per meccanismi di rinforzo. Cioè, se
Se tu impari una cosa una prima volta, una prima idea una prima volta, rischi che questo non ti manca. Se invece però ogni volta che tu apprendi qualcosa di nuovo, lo colleghi con cose che già sai, lo aggiungi un pezzettino alla volta, ecco che allora le cose rimangono molto di più. Ecco che riesci a fare un modello del mondo molto abbondante. Per me lo studio della biologia evoluzionistica è potuto funzionare, mi è andata bene, ho capito le cose perché avevo degli ottimi spunti di partenza, degli ottimi grip che mi hanno venuti quasi tutte le acquari. Gli acquari poi abbiamo segnato un'altra cosa per concludere. L'idea di studiare serve. Pensateci un secondo. Quanto spesso si dice ho 30 anni e non mi è ancora servito il teorema di Pitagora. Ok, l'avete mai sentito questa frase? L'ho letta io su Facebook, no? Ok, niente, va bene. Però avete capito, studio questo, ma cosa mi serviranno? Cosa mi serviranno mai i logaritmi nella vita? Per calcolare il pH. Avevo capito che studiare serve sostanzialmente, cioè che studiare era utile per avere dei risultati concreti. Se io mi studiavo la clorella, potevo capirla, era un'alga unicellulare che appunto si propaga in vita, fa diventare l'acqua verde. Studiare ha un effetto utile nella mia vita e questa forse è la cosa più importante metodologica che mi ha insegnato. Ora, tutto questo perché ve lo sto raccontando? Perché sono convinto che gli acquari, l'acquariofilia abbia qualcosa che poche altre cose hanno nella vita. Cioè sono avvicinati da persone giovani, ma in realtà da persone di tutte le età. E hanno la possibilità di esplorare enormi quantità di aspetti della vita, dell'universo, della scienza che ci sono. Questa cosa non sono l'unico che lo pensa, ci sono vari progetti in giro per il mondo di didattica legata agli acquari e sono progetti che hanno spesso questo approccio di dire usiamo l'acquario come strumento per approfondire la realtà con dei ragazzi, perché ovviamente è fondamentale riuscire a passare alcuni concetti come appunto quelli ecologici, la chimica, la biologia, ma anche il fatto di studiare cose semplici. Va bene, io adesso recentemente voglio provare a fare questa cosa all'interno del mio progetto di divulgazione scientifica perché io ho fatto divulgazione con la biologia e evoluzione non molto legato all'acquario, ma ultimamente ci sto provando. Questo è stato il primo video che un paio di mesi fa, adesso credo ne farò degli altri. Per esempio voglio fare un video che è semplice ed è quanti animali ci sono in acquario? E fare un punteggio, una stima chiaramente di quanti daffini ci sono, di quanti rotiferi ci sono e dare l'idea che in un acquario di 100 litri possono esserci decine di migliaia di animali. Cambiando la prospettiva di che cos'è un animale, perché quando tu ragioni per esempio sulla daffnia, sul rotifero, ok, ti cambia proprio l'idea che hai di animali. Il tipo di discorso che puoi fare sugli animali è più ampio di quello che puoi fare se non conosci veramente la diversità animale. E così, vabbè. Concludo con una slide bellissima che ho trovato e cercando di vari progetti in giro per il mondo legati ovviamente a questa idea di usare gli acquari per motivi di didattica sostanzialmente ed è questa, ed è una bambina che dopo aver fatto il progetto degli acquari diceva io penso che la scienza sia tutto ciò che i bambini possono esplorare. Poi ovviamente non è così perché i bambini sono scemi, ma va bene.